Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, siamo col mio tablettino, quindi andremo a parlare di uno di quei boomer shooter che piacciono a me. Ragazzi, un piccolo public service announcement brought to you in part by Legdroid. Per portare contenuti superiori praticamente servono fondi alla fine e io ve li chiedo in parte lasciandomi il mio link Amazon referral da cui potete comprare quello che volete se lo salvate nel browser e poi ci accedete ogni volta che accedete ad Amazon da quel link. Ogni cosa che voi comprate mi arriva una piccola percentuale a me e a voi non toglie niente, non aumenta niente, dà solo qualche cosina a me che aiuta a far crescere il canale. Detto questo, torniamo al video. Iniziamo col dire che mi aspettavo un gioco molto stupido, ma anche molto action, ma alla fine mi sono dovuto ricredere perché questo, diciamo, Half-Life russo, per come è stato definito, mi ha sorpreso. E qualche similitudine con Half-Life c'è, ma partiamo dall'inizio. Allora, noi siamo Vladislav e siamo un prigioniero che una volta eravamo un ex militare, a quanto ho capito. Siamo il prigioniero 4-8 e ogni tanto veniamo rilasciati per lavorare in un laboratorio dove fanno degli esperimenti. E infatti dicono durante questo percorso che facciamo, due scienziati discutono: lei ha mai giocato ad Half-Pipe? Ha paura che succeda qualcosa del genere? E non dicono Half-Life, ma dicono Half-Pipe, e già un pochettino ci siamo. Ci fanno tirare delle leve, succede il patatrack, sveniamo e metà delle persone sono mutate in dei mostri e noi invece abbiamo acquisito dei superpoteri che è praticamente la rigenerazione. Insomma, loro sono dei mostri, noi siamo Wolverine. Ed ecco che già potrei muovere una critica, perché per esempio potrebbe essere una rigenerazione in stile Blazkowicz di Quake Champions, cioè che se abbiamo 10 di salute rigenera fino a 25, se abbiamo 30 o 40 rigenera fino a 50. Insomma, di 25 in 25 avrebbe già avuto più senso per la storia del gioco. Invece non c'è la rigenerazione, si fa con i medikit alla vecchia maniera, va bene lo stesso, per carità. Le armi che ci dà a disposizione sono tante: c'è il fucile, c'è la doppietta, ci sono un paio di mitra, granate, molotov, lanciarazzi, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci sono parecchie armi con cui divertirsi e una volta che si hanno più o meno tutte le armi è difficile restare senza munizioni. Allora, le zone con i mostri mutati fa un po' horror, perché per esempio ci sono i mostri. Passiamo per delle zone completamente vuote, con questa atmosfera un po' angosciante, e poi ci appare davanti alla faccia un mostro che prima era trasparente, in stile quelli di Doom, vi ricordate? E ci assalta da davanti, via a sparare, e un attimo un jump scare ce l'abbiamo. Mentre le zone con i soldati un po' fa ricordare Half-Life, un po' vuoi per lo stile dei nemici, un po' perché i nemici un minimo di strategia la fanno, quando sono in difficoltà arretrano, cercano di raggrupparsi e vi assaltano da dietro gli angoli. Però entrambe le classi dei nemici hanno un problema: quelli che colpiscono corpo a corpo, se voi vi mettete fuori dalla loro angolazione o in un punto un po' più alto, ecco che siete invincibili, li ammazzate tutti con la pistoletta da sotto e il gioco è fatto. Ha qualche problema con l'intelligenza artificiale. Le musiche mi sono piaciute, ma non sempre sono state azzeccate. Per esempio, ci sono stati dei momenti in cui, cioè, c'è stato un momento particolare in cui sparavo tutto spiano, ma c'era una musichetta tipo ascensore da relax. Mi è sembrata un po' fuori luogo, ma per il resto le musiche sono abbastanza azzeccate e carine. E penso che anche questo sviluppatore abbia subito delle pressioni da parte di quelli lì che arrivano tutte le volte nei post dei giochi su Steam a dire: aggiungete certi contenuti a questo gioco. Infatti ha aggiunto le panchine dipinte di arcobaleno e GG. C'è anche una parte in cui dobbiamo agire stealth, o come si dice, ma è molto trascurabile, non è un grosso problema ed è anche breve. Per quanto riguarda la grafica, realizzato con Unreal Engine 4, lavorato molto molto bene, è una grafica fatta molto molto bene. Forse pecca un po' di ottimizzazione negli spazi aperti,
perché ci sono state delle zone in cui ho toccato i 40 fps col mio hardware, che ok, grandi fighetti con le 4090, il mio non è un hardware potentissimo, ma comunque un 5007X con 32 GB di RAM e una 6007 XT in 1080p dovrebbe andare bene. Però questo gioco ha messo un po' in crisi il mio PC. Ha anche il ray tracing per i maniaci del ray tracing, ma io ci tengo a dire che non l'ho attivato perché perdevo troppe performance per quello che guadagnavo in impatto visivo. E questo sicuramente non è un gioco per PC poco potenti. Una cosa che abbiamo notato con Dock è che si possono fare movimenti avanzati tipo il bunny hop e lo strafe jump, e questo potrebbe già aggiungere un po' di pepe al discorso. Ci sono certe zone che sono praticamente platform in stile Half-Life, ce lo ricordano benissimo perché è lo stesso tipo di platform, come la zona in cui c'erano i container appesi. Una cosa fastidiosa è che l'HUD mi spariva e ricompariva solo quando tipo miravo col tasto destro, e solo mirando potevo sapere quanta vita avevo, quante munizioni avevo, insomma una cosa un po' fastidiosa. Altra cosa fastidiosa è che mi sarebbe piaciuto avere, per esempio, con un tasto, ad esempio Tab, vedere gli obiettivi di missione, ma evidentemente lo sviluppatore non ci ha pensato. Comunque un gioco carino, divertente, con una storia carina, giocato a una certa difficoltà e anche impegnativo, quindi secondo me vale la pena di darci un'occhiata se ancora non ci avete giocato. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!